Da sempre l'uomo ha avuto davanti a sé un gran problema. Ma se la natura mi dà i raccolti soltanto un momento dell'anno, come faccio a dar da mangiare agli animali e anche a nutrire noi stessi? Come facciamo a conservare questi alimenti? Gli alimenti tutti si deteriorano, sono organici. I batteri presenti, perché non sono mai in ambiente sterile, tendono a sciupare, in un certo senso a fare marcire il prodotto. Quindi l'uomo si è inventato tanti sistemi, non uno. Nell'azienda agricola ci sono praticamente tutti e sono quelli che riproduciamo anche a casa nostra. Facciamo un esempio. Come si conservano gli spaghetti? Li mettete in frigo? No. Gli spaghetti si conservano perché creiamo un ambiente asciutto, una disidratazione della pasta, che impedisce ai batteri di riprodursi. Non è che muoiano, stanno lì fermi. E lo stesso noi facciamo in agricoltura con il fieno. Il foraggio lo secchiamo al sole, all'aria, e lui si conserva tutto l'anno. E questo è uno dei metodi. Un altro metodo è il sottosale. Pensate al prosciutto, no? Che si usa, si sala la superficie della carne, la carne assorbe il sale crea un ambiente anche qui ostile ai batteri. Non è che scompaiono, ma rimangono lì fermi. E così freddo, il frigorifero, noi nella cisterna del latte, che poi vedremo in altre occasioni, teniamo 4 gradi il latte perché è la temperatura giusta, perché l'acqua è il volume più piccolo in assoluto, e così conserviamo il latte a lungo, così il frigorifero nostro conserviamo quasi tutti i nostri alimenti. Ma c'è un altro sistema che usiamo anche a casa, le cipolle, come si conservano? Sotto aceto, si acidifica, si mette l'aceto. E in azienda agricola è il fondamento della nostra conservazione dei nostri foraggi. Noi conserviamo perché attraverso un processo di fermentazione, che poi vedremo nei particolari, il materiale, la biomassa, il foraggio, il concentrato, tende ad abbassare il pH e blocca i batteri. Oggi dunque approfondiamo la fermentazione e la conservazione per acidificazione. Se lo scopo è quello di acidificare, bisogna creare delle condizioni in assenza di ossigeno in cui i batteri possono lavorare bene. Storicamente si è cominciato facendo semplicemente un monte per terra, pestandolo un po' con i piedi e magari coprendolo con un po' di terra. Si è visto che questo era un buon inizio in cui praticamente l'umidità permetteva ai batteri di riprodursi e di trasformare alcune molecole che sono all'interno della fibra, della cellulosa, dell'amido, delle sostanze nutritive del foraggio, per renderle un po' lo zucchero stesso, per abbassare questo pH, e noi vogliamo abbassare il pH. Dalle montagnole di terra fatte in maniera approssimativa ci si inventò delle torri. Negli anni soprattutto anche nei primi del Novecento e poi dopo, soprattutto dopo guerra, nacquero in America questi harvest store, queste grandi torri di raccolta, e ci sono state anche in esempi in Maremma, ancora si vedono qua e là, e noi ne avevamo 2 che ora abbiamo demolito, ma che erano quasi architettura del paesaggio. In quel caso si metteva il prodotto in alto, il prodotto si schiacciava da sé con la forza della gravità e quindi diventava da sé in assenza di ossigeno. Però richiedeva molta manodopera. Allora nel tempo cos'è che spinge l'uomo a cambiare il suo modo di lavorare? La fatica, il costo, il miglioramento della qualità. Quindi tutti questi componenti ci hanno fatto passare dalle torri alla trincea, dove siamo ora, questo ambiente, dove nella trincea si lavora con i trattori, arrivano attraverso dei rimorchi ribaltabili le quantità di prodotto trinciato, può essere tutto, dall'erba, l'erba medica, l'oietto, l'orzo, il triticale, anche il stesso grano, cioè un ritorno anche a trinciare il grano, e poi naturalmente il re, il principe degli insilati, che è il mais, e i trattori pestano con il loro peso avanti e indietro, schiacciano il prodotto e appena finito si corre con un telo sopra a coprire tutto, proprio per impedire il contatto con l'aria. Bisogna creare un ambiente che sia privo di ossigeno, maggiormente privo di possibile. La trincea ha avuto un successo strepitoso per i costi contenuti, il lavoro molto veloce, eccetera, eccetera. Ma non è l'unico elemento. Negli anni 70 in Canada e in Sud America si sono sviluppate altri tipi di tecniche, soprattutto nei climi dove magari ci sono difficoltà meteorologiche maggiori. E si è visto che se si fa un sacchetto di plastica un po' particolare, una plastica vergine, un polimero vergine, che impedisce appunto la presenza di ossigeno, e si costruisce una macchina che comprime, si riesce a ottenere dei prodotti ancora migliori della stessa trincea. Adesso ci spostiamo dalla trincea, che è tutt'oggi ancora un metodo dei più diffusi, e entriamo nel vivo dell'insaccamento. Qui per esempio siamo davanti a un sacco Budisa bag
aperto che stiamo mangiando tutti i giorni di Erba Medica. Come vedete è un prodotto particolarmente simpatico perché ha una sostanza secca intorno al 38-40%, un profumo meraviglioso, e qui dal campo abbiamo portato via tutto perché l'abbiamo raccolta verde l'Erba Medica, quindi non è cascata punta foglia per terra. Questo è un altro dei vantaggi. Uno dei vantaggi più rilevanti dei sacchi nella loro introduzione in azienda è la versatilità. Non abbiamo bisogno di avere 10 trincee diverse, ma invece abbiamo tanti prodotti diversi. Abbiamo il prenotato di Medica, il secondo taglio di Medica, il cereale a turno vermino, il miscuglio proteico con leguminosa, pisello proteico, eccetera, e poi il sorgo. Immaginatevi, dovremmo avere per ognuno di questi prodotti una trincea. Sarebbe impossibile. Quando Dati, il nostro figlio, è entrato in azienda, era un po' contrario, diciamo, pur non avendo respirato molta trincea era quasi più trincerista, e poi dopo neanche 2 anni mi sembra molto convinto, abbiamo fatto il piazzale nuovo per questo, per andare in questa direzione. Tutti i sacchi. La vera rivoluzione però arriva perché l'introduzione del sacco cambia il cantiere completo, dalla campagna fino alla bocca della mucca. Perché? Perché noi andiamo a trinciare il materiale pronto per essere masticato dalla mucca e mescolato bene nel carro con la macchina giusta. Qual è la macchina giusta per trinciarlo? La trincia caricatrice, come abbiamo visto in altri filmati. Non è il carro miscelatore. Il carro miscelatore di stalla è un carro, poi sono diventati trincia miscelatori, ma è un carro miscelatore. Ecco che qui abbiamo tutto trinciato, basta rotoballa, abbiamo tutto sfuso, un'altra cosa interessante. Quindi il carro miscelatore per le mucche tutti i giorni fa meno fatica, campa il doppio degli anni, e vi sembra poco? E poi la velocità di intervento, la possibilità di fare appezzamenti di misure diverse, per cui se sappiamo che tra 3 giorni piove facciamo solo quello che vogliamo e è subito a casa, la sera è tutto chiuso, perfetto, se piove in mezza giornata si interrompe, non succede nulla perché lì è già tutto anaerobico, ma cosa vogliamo di più? Allora, nella parte in campagna spendiamo un po' di più perché una trincia costa di più di una rotopressa, questo è abbastanza comprensibile. Mentre a livello di plastica, anzi forse risparmiamo rispetto alla rotoballa. Rispetto alla trincea abbiamo questa versatilità e comunque quasi un 10% di sostanza secca alla fine della fiera, che ci permettono di dire che anche economicamente è vantaggioso questo sistema. Tendenzialmente noi valutiamo in circa 80 centesimi il costo totale dell'insaccamento tra macchina, personale, gasolio, quindi costi energetici, il lavoro, anche se volete l'ammortamento del piazzale, perché bisogna considerare anche quello, e poi eventualmente un 20 centesimi di inoculo. Quindi se si usa l'inoculo con €1 al quintale si ritiene completato il prodotto. E al quintale sempre riferito a una sostanza secca di 33-35%. Se andiamo a fare il fieno, sì, perché si può fare anche il fieno, chiaramente rispetto al quintale ha un costo maggiore. La plastica incide circa €2 a tonnellata, quindi 20 centesimi a quintale. Pur essendo la trincea forse il metodo più comune, perché tutti hanno trattori nelle pareti, è abbastanza facile farli, negli ultimi 20 anni, questo sistema qui del sacco è quello che sta crescendo di più nel mondo. Si è visto che in differenti climi, in differenti situazioni anche economiche e anche di organizzazione, questo sistema permette una versatilità e un utilizzo che la trincea non ha. Anche noi stiamo lasciando la trincea, l'abbiamo ancora in qualche prodotto, il mais, il sorgo, ma tutto ciò che viene fatto in primavera è tutto fatto di sacco. La macchina insaccatrice, come tutte le macchine ci sono di diverse dimensioni, può lavorare dalle 50 ai 200 tonnellate ora, quindi capite, è una produzione anche importante a seconda del modello. La nostra macchina è un'insaccatrice da 100-110 tonnellate ora, ma noi lavoriamo anche a meno perché poi nei prodotti primaverili le quantità ettaro non sono tante. Però su piatti primaverili da 300-400 quintali a ettaro capite bene che ci vogliono anche delle trince buone, ci vuole anche delle macchine insaccatrici buone. La meraviglia di questo sistema rispetto alla trincea è che il prodotto immediatamente scaricato dal rimorchio, si parla di 5 minuti, entra in un ambiente che ben presto diventa totalmente anaerobico, mentre la trincea ha bisogno di 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, a volte anche 4 giorni per essere chiusa completamente e stare in un ambiente anaerobiotico. Qui è immediata e tutti sanno che la velocità di chiusura
rispetto all'ossigeno è una delle varianti fondamentali. I sacchi ce ne sono come peccati, grandi, piccoli, lunghi, corti. Si va come lunghezza dai 45 metri ai 150 metri e poi uno lo può tagliare dove vuole a misura. E come diametro da 1 metro circa 90 fino a 4,20 metri, che in Italia non ci sono attualmente, ci sono nel mondo. I più grandi italiani sono 3,60 metri. Normalmente si lavora con il cosiddetto 9 piedi, che sono 2,70 metri che è questo sacco, o col 10 piedi, che è il 3 metri, quello più grande di questo. Cos'è che fa decidere un allevatore qual è il sacco giusto per la sua azienda? È naturalmente soprattutto non tanto quanto ne faccio in campagna, perché posso avere più ettari, meno ettari, produzioni più alte o più basse, ma quanto al giorno ne consumo rispetto alla razione delle mie vacche, delle mie mucche. Io voglio che tutti i giorni mi mangi un mezzo metro, meglio se mi avvicino al metro, di questo sacco. E siccome il diametro determina quanto volume, quindi quante tonnellate ci sono ogni metro, io devo sapere prima quanto consumo ogni giorno. In questo sacco qui si parla di circa tra 40 e 45 quintali, 4 tonnellate e mezzo per metro, quindi devo consumare almeno un 20-25 quintali al giorno per poter usare questo sacco da 9 piedi, se no è meglio che prenda quello da 8 piedi più piccolo, sia una stala di 100-120 capi. Durante la fermentazione anaerobica si produce gas e lo sappiamo bene noi che facciamo la corrente elettrica dalla fermentazione anaerobica del liquame e del letame, quindi figurarsi. Dentro il sacco si produce gas uguale e questo gas lo vogliamo che esca naturalmente portandosi fuori l'ultimo ossigeno rimasto e esce attraverso queste valvole che hanno anche uno sportello per poterle tenere aperte all'inizio della fermentazione e chiudere dopo qualche giorno. Quest'anno il raccolto, come direbbero quelli del vino, è stato scarso ma di grandissima qualità. Abbiamo fatto fino ad adesso 8 salami o 8 sacchi, secondo o salsiccioni come li vogliamo chiamare, ciascun sacco contiene circa 2000 quintali, 200 tonnellate, quindi siamo a circa 16.000 quintali di raccolto. Ne abbiamo un altro 50% poi di raccolta invernale e poi avremo i sorghi di estate e poi finalmente il mais e il pastone, quindi e finiremo comunque intorno a una ventina di sacchi. Alcuni sacchi li faremo anche di paglia secca, quella che si usa per le lettiere. Siamo pochissimi in Italia a farlo, credo un paio, io in un'azienda di Mantova, e abbiamo scoperto che la paglia trinciata asciuga molto meglio la lettiera dove dormono le mucche e si mantiene anche 2 o 3 anni dentro il sacco senza nessuna alterazione.